In questa piccola guida parleremo come calibrare l'estrusore step millimeter e l'ottent la temperatura con i relativi bit. La prima cosa da fare è scaricare il programma Repetier dal sito repetier.com. Lo andiamo ad aprire. Andiamo in configurazione stampante, impostazione stampante, mettete la vostra porta COM, la vostra velocità. La cosa importante è RTS deve essere alto e DTR basso e alto. Gli diamo applica, ok, e colleghiamo la stampante. Adesso ci sposteremo alla stampante. Ora vi farò vedere il video come tagliare il cavo del PLA vicino all'estrusore. Prima cosa che faremo, staccheremo il cavo così, guardate così, poi lo taglieremo radente e lasciamolo così per adesso, poi vediamo sul PC cosa fare. Bene amici, connettiamo la stampante. Una volta connessa la stampante, in questa parte qui sotto dovrebbero uscire i parametri della vostra macchina. Se non escono, andate a mettere in manuale il controllo, in manuale sopra, M503 e dategli l'invio. E qui usciranno tutti i vostri parametri della macchina. Andiamo a vedere i parametri. Ok, nel mio caso è M92, X80, Y80, Z400 e 140. Per adesso prendiamo in considerazione soltanto le 140. Ok, andiamo a inserire il codice G1 che sta per codice movimento e 100, diciamo all'estrusore che deve cacciare 100 mm di cavo. F200 è la velocità. Non mandiamo ancora il comando invio. Andiamo ad accendere l'estrusore, lo mettiamo a 200, come vedete sopra, riscaldamento estrusore. Nel momento in cui qui esce scritto che l'estrusore è pronto, lanciamo il comando G1 e 100 F200. Ok amici, l'estrusore è pronto, quindi adesso lanciamo il comando. Come potete vedere sta uscendo il filamento. Poi lo taglieremo radente all'estrusore e lo misureremo con il calibro, se realmente sono 100 mm. Come potete vedere, nel mio caso sono 100.17. Ricordatevi questo parametro. Ok amici, adesso prendiamo la calcolatrice e guardiamo un po' come calcolare il nostro valore. Allora, noi gli abbiamo dato 100 mm di mandata del cavo, diviso il numero che ci è uscito con la misurazione del calibro, che a me era 100,17, per il numero degli step. Andiamolo a vedere, è 140. Ed ecco il nuovo numero che dobbiamo inviare alla nostra macchina, 139,76. Allora, ricapitolando, non vi dimenticate, 100 sono i millimetri che noi gli abbiamo detto alla macchina di estrudere, diviso quello che ci è uscito, che poteva essere 97, 120, a me mi è uscito 100
20,15 per il valore degli step, che nel mio caso è 140. Ricordatevi, il numero degli step è quello con la E vicino. E questo è il risultato che dobbiamo dargli alla macchina, 139,79. Quindi andiamo nel programma e inseriamo il comando M92 e, che sta per estrusore, la misura che ci è uscita, che nel mio caso era 139,70, e diamo invio alla macchina. Fatto questo, se vogliamo salvare, dopo, perché quello è un comando provvisorio, mettiamo M500 che va a salvare il comando sulla macchina. Fatto tutto ciò, andremo di nuovo a provare se il nostro valore, nel mio caso che qui è 140, dovrà essere 139,70, perché è il comando che io gli ho inviato una volta salvato nella macchina. Fatto tutto ciò, andiamo a provare a fare un'altra estrusione, sempre con lo stesso metodo. Inviamo il solito comando G1, come vi ho fatto vedere prima, E100 che sono i millimetri, F200 che è la velocità, e gli facciamo cacciare un altri 100 mm di cavo e andiamo a controllare con il calibro se finalmente è tutto a posto. Se è tutto a posto, gli diamo il comando M500, fatto la procedura che vi ho fatto vedere prima, per salvare sul firmware, anche se lo avevo già salvato nella procedura precedente. Una volta che siamo sicuri che la nostra macchina ha cacciato i 100 mm di cavo, adesso andiamo a fare un altro controllo. Ebbene amici, adesso andiamo in curva di temperatura. Benissimo, come vedete la temperatura attualmente è a 40 gradi. Cosa facciamo adesso? Dobbiamo lanciare dei comandi per far fare 10 cicli all'hot end per migliorare i nostri PID. I PID attuali della macchina, come potete vedere, sono M301 P30.86, I310 D75,84. Quindi cosa faremo? Lanceremo questo comando, che M303 è il comando della temperatura, E0 è l'estrusore. Noi abbiamo solo un estrusore, quindi scriveremo E0. S200, S è la temperatura che gli manderemo alla macchina, quindi 200 sono i gradi. E poi C10, che cos'è questo C10? C sono i cicli, gli faremo fare 10 cicli. La macchina porterà la temperatura a 200 gradi e cercherà di mantenerla costante nel tempo e durante questi 10 cicli. Naturalmente la prima curva sarà un po' più ampia, man mano che andrà avanti cercherà in automatico di stabilizzarsi. Questo è un lavoro che farà il nostro resistore. Quindi mandiamo il comando alla macchina. Come potete vedere qui sotto c'è scritto l'estrusore a 31 gradi, adesso inizia a salire. Se ci spostiamo sotto con il cursore possiamo vedere come l'estrusore sta salendo. Come potete vedere 46 gradi, man mano adesso sale, anche la curva nel grafico sta salendo. Arriverà ai 200 gradi che gli abbiamo impostato. È la classica temperatura di un classico PLA. Potevamo mettere anche 200, 215, 210. Noi abbiamo impostato a 200. Vediamo un po' che cosa farà la macchina. Nel frattempo mi fumo una sigaretta. Naturalmente ricordatevi i PID, il valore vecchio dei PID.
Voglio anche ricordarvi che il PID ha 3 valori, che sono P, I e D. P significa proporzionale, I significa integrale e D derivato. La macchina in automatico andrà a bilanciare questi valori. Ok, come potete vedere, la curva è arrivata a intorno ai 200, adesso andiamo a vedere di preciso, era arrivata a un 205-206, scenderà sotto, un po' sotto i 200 e man mano sarà sempre più dolce. Ogni curva che vedrete è un ciclo e man mano sarà sempre più morbida. Come potete vedere dal grafico, la prima curva è molto più alta, la seconda più bassa, man mano diventa sempre più dolce, sempre più costante. Aspettiamo che finisca i 10 cicli e poi man mano si spegnerà ed scenderà la temperatura e noi gli andiamo a dare il comando M500 per salvare il tutto. Scriviamo sopra M500 e poi quando ha finito gli daremo l'invio per salvare il tutto. Aspettiamo ancora un poco. Ok, come vedete ha finito il ciclo, i 10 cicli sono completi. Adesso cosa faremo? Lanceremo il comando M500 per salvare il tutto sul firmware della macchina. Ok, una volta fatto ciò resettiamo il log per bene, diamogli di nuovo il comando M503 per vedere se i nostri PID sono cambiati. Ok, andiamo a vedere nei PID, eccoli qua. E i PID come vedete sono stati cambiati. Adesso è P30.86, I3.10, D75.84. Quindi la nostra stampante è a posto. Cosa vi posso dire? Alla prossima ragazzi e iscrivetevi al canale.